Buongiorno a tutti e bentornati su Cryptanalysi. Io sono Tius e oggi andremo a vedere che cosa stanno realizzando le banche centrali europee. Inoltre andremo a vedere i progetti delle CBDC che stanno sviluppando, le cripto che sono interessate da questi progetti e anche anticipazioni verso il prossimo continente. Detto questo, mi resta solo di ricordarvi che non sono un consulente finanziario e che queste analisi sono analisi personali che sto condividendo con voi, ma non sono consigli finanziari. Detto questo, ovviamente spetta a voi fare le vostre analisi prima di operare. Quindi non mi assumo nessuna responsabilità al riguardo, vi ringrazio per l'attenzione e ora possiamo incominciare. Le banche centrali europee, come potete vedere, sono molteplici e dalla lista abbiamo visto che ce ne sono molte e, come sappiamo, sono divise più o meno in due gruppi. Quelle dentro l'Unione Europea, come state vedendo scorrere in grafica, ovviamente ne ho selezionate solo alcune che possono essere interessanti, almeno dal mio punto di vista, e poi ci sono quelle extra UE. I paesi extra UE che ho voluto racchiudere all'interno di questa lista sono quelli che hanno dato modo o hanno provato i vari progetti CBDC. Detto questo, possiamo solo che passare alla prossima schermata. Partiamo allora con i paesi extra UE. La Svizzera, con la Banca Nazionale Svizzera, è in fase di sviluppo e l'obiettivo finale è il commercio all'ingrosso. Nel gennaio 2022 la BRI, che è la Banca dei Regolamenti Internazionali, in collaborazione con la Banca Nazionale Svizzera e SIX, che invece è la società che gestisce la piattaforma finanziaria svizzera, ha testato con successo l'integrazione del regolamento CBDC all'ingrosso con i sistemi bancari principali di 5 banche commerciali. Quindi la Svizzera prosegue verso il suo progetto e sta continuando tranquillamente. L'Ucraina, purtroppo non so leggere il cirillico, quindi passiamo alla fase, la fase pilota, e lo scopo è indeciso. Attualmente abbiamo avuto delle informazioni riguardo appunto all'implementazione di questa moneta digitale, poi purtroppo le situazioni sono andate a degenerare a causa della guerra in corso, ma andiamo a leggere cos'è che aveva comunicato la Banca Nazionale. Nel novembre 2020 la Banca Nazionale Ucraina ha rivelato di aver lavorato per creare il concetto di moneta digitale nazionale. Ora passiamo all'Islanda, vediamo che è in fase di ricerca e la vendita al dettaglio è lo scopo. La Banca Centrale d'Islanda ha pubblicato un rapporto sui vantaggi e gli svantaggi dell'emissione di una RAF Krona nel settembre 2021. Norvegia in questo caso è in fase di ricerca anche loro, la vendita al dettaglio è anche il loro scopo e vediamo che nell'aprile 2021 la Banca Centrale norvegese ha pianificato di testare una serie di opzioni tecniche per una CBDC nei prossimi 2 anni. La Bielorussia invece è in fase di ricerca con uno scopo però indeciso. Secondo la Banca Nazionale della Repubblica di Bielorussia è stato avviato un programma pilota che consente ad alcune banche nazionali di lanciare offerte tokenizzate. Come possiamo vedere, la banca della Bielorussia è molto indirizzata alla tokenizzazione e quindi di conseguenza potrebbe essere interessata a un'unica parte del settore. Sarebbe interessante andare a vedere su cosa si sta focalizzando. Parliamo allora del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra in fase di ricerca, lo scopo è il vendita al dettaglio e all'ingrosso e abbiamo questa comunicazione nel gennaio 2022, un comitato di pari alla Camera dei Lord ha concluso che non c'erano argomenti convincenti per la creazione di una CBDC nel Regno Unito. Dunque abbiamo avuto una comunicazione piuttosto netta e anche lapidaria. Passiamo oltre e vediamo che invece nei paesi dell'Unione Europea abbiamo piuttosto una visione molto separatista, nel senso tutti quanti stanno facendo un progetto a sé. Ma partiamo e vediamo area euro. La Banca Centrale Europea è in fase di sviluppo e lo scopo è retail e wholesale. I colloqui di ottobre 2021 fanno parte di una fase di indagine CBDC in corso avviata dalla BCE nel luglio 2021 e destinata a durare 2 anni. L'Austria sta facendo una ricerca con l'intento di fare un commercio all'ingrosso. Il progetto denominato Delphi sta esplorando l'emissione di obbligazioni digitali e i relativi processi, nonché i requisiti e le strutture legali durante l'implementazione di una soluzione basata su blockchain. Nel dicembre 2021 la Banca Centrale Austriaca ha iniziato a considerare funzionalità avanzate, modelli di business, NFT e DeFi. Come potete vedere, l'Austria, al contrario invece della Banca Centrale Europea, ha un progetto già attivo e sta valutando vari ambiti di questo settore, tra cui la NFT, la DeFi e tante altre cose. Andiamo avanti, Repubblica Ceca, fase di ricerca, scopo indeciso e la Banca Nazionale Ceca ha studiato l'impatto di una CBDC sull'infrastruttura finanziaria dal 2021. Danimarca, inattivo al momento e la vendita al dettaglio è quello che è praticamente lo scopo.
Nel 2016 e nel 2017 la Banca Centrale di Danimarca ha condotto una ricerca sulle valute digitali, ma ha stabilito che ciò avrebbe comportato notevoli sfide legali, finanziarie e amministrative e nessun chiaro vantaggio per la società danese. Quindi, come potete notare, anche qui hanno deciso di rendere inattivo il progetto proprio per la questione che al momento non vedono loro dei vantaggi chiari. E dunque mettere in stand-by un progetto per aspettare magari tecnologie migliori è un'ottima decisione. Passiamo all'Estonia, che è in fase di ricerca e lo scopo è la vendita al dettaglio. Dopo aver affermato che l'Estonia non aveva l'intenzione di lanciare una valuta digitale nel 2018, 2 anni dopo è stato avviato un progetto di ricerca pluriennale in collaborazione con Guard Time e il gruppo SW7 sulla fattibilità di una valuta digitale. Come vi dicevo poco prima, anche in questo caso vedete, il cambio di decisione ha portato ad avere collaboratori molto più validi ed è per questo che il progetto potrebbe essere più fattibile. Andiamo avanti e vediamo che la Francia invece è in fase di ricerca e la vendita al dettaglio e all'ingrosso è il suo obiettivo. Nel dicembre 2021 la Banque de France ha completato l'ultimo del suo regolamento interbancario negli esperimenti CBDC. Lanciata a marzo 2020, la Banca Centrale francese è stata in prima linea in un programma prolungato per esplorare il potenziale dell'euro digitale. I registri distribuiti basati su Hyperledger Fabric di IBM e Corda di R3 sono stati integrati utilizzando lo strumento di interoperabilità Weaver di IBM Research. Parliamo della Germania, che è in fase di ricerca e lo scopo attualmente è indeciso. Nel marzo 2021 la banca ha affermato che i test di successo di un progetto per implementare un libro mastro distribuito per il regolamento elettronico di titoli dovrebbe annullare la necessità di una valuta digitale della banca centrale. Quindi questo libro mastro potrebbe dare un colpo di coda all'idea di valuta digitale. Parliamo dunque dell'Italia, con la Banca d'Italia che è in fase di ricerca e le sue finalità sono indecise. A dicembre 2020 l'associazione bancaria, l'ABI, ha avviato uno studio di fattibilità tecnica sull'utilizzo della tecnologia di contabilità distribuita per un futuro euro digitale. La prima area di lavoro sarà realizzata in collaborazione con SIA, in sinergia con l'infrastruttura bancaria ABI Lab Chain, che conta già 100 nodi attivi distribuiti sul territorio nazionale, nonché con le banche che operano al suo interno. Parliamo della Lituania, in fase pilota, vendita al dettaglio e lo scopo nel luglio 2020 la banca ha emesso la sua moneta da collezione digitale LB Coin, che ha affermato essere stata la prima moneta digitale emessa da una banca centrale nell'area euro e in tutto il mondo. Dunque, per tutti i collezionisti che fossero interessati ovviamente ad avere un pezzo da collezione di così alto pregio, ecco, LB Coin potrebbe essere appunto una scelta piuttosto interessante. Paesi Bassi. La loro fase di ricerca è attuata da tanto tempo e la vendita al dettaglio ovviamente è il loro scopo. Nel maggio 2020 la Banca Nazionale Olandese ha giocato un ruolo di primo piano nello sviluppo dell'euro digitale, pubblicando un documento in cui descrive il ruolo delle CBDC nel trattenere il denaro pubblico. Quindi, come potete vedere, la loro fase di ricerca è iniziata già prima del 2020, ma in questo caso noi parliamo dal 2020 e come appunto tante altre nazioni si sta comunque aggregando per l'aiuto allo sviluppo dell'euro digitale. Quindi l'euro digitale praticamente è il prossimo passo, ma andiamo avanti. Spagna, il Banco de Spagna è in fase di ricerca e la vendita al dettaglio è il suo scopo. Nel giugno 2021 Yahoo Finance ha riferito che il Partito Socialista Spagnolo, lo PSOE, ha proposto di creare una valuta digitale nazionale. Parliamo infine della Svezia, con l'attuale fase pilota e il suo scopo è la vendita al dettaglio. Nel maggio 2021 la banca centrale svedese ha chiamato Handelsbanken e la società di software Tieto Iveri per l'ultima fase del suo pilota CBDC. Bene, come abbiamo visto, praticamente tutta quanta l'Europa si sta muovendo in un'unica direzione, cioè digitalizzare le monete. Bene, allora parliamo di che cos'è Linux Foundation, o meglio, parliamo di che cos'è Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric è un progetto open source della Linux Foundation, è il framework blockchain modulare e di fatto standard per le piattaforme blockchain aziendali, progettato come base per sviluppare applicazioni di livello aziendale e soluzioni di settore. L'architettura aperta e modulare utilizza componenti plug and play
per ospitare una vasta gamma di casi d'uso. Quindi in questo caso, come possiamo notare, è veramente interessante perché comunque si può, tra virgolette, parlare di standard per le piattaforme blockchain aziendali. Andiamo avanti e vediamo allora che cose che praticamente abbiamo trovato. Una marea di società coinvolte, tra cui Tieto Ivri, che è una società finlandese di software e di servizi IT, GuardaTime, che ha sviluppato un sistema di firma digitale su blockchain, il Group SW7 è un'azienda di tecnologia, investimenti e consulenza, il SIA è il brand del gruppo Nexi specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici. E poi IBM. Ora andiamo a vedere invece gli enti che sono stati coinvolti. La BRI, come vi ho detto, la Banca dei Regolamenti Internazionali, il SIX, principale fornitore elvetico di servizi per infrastrutture finanziarie, come vi dicevo prima, e Abilab, centro tecnologico di ABI, quindi praticamente l'associazione bancaria italiana. Quindi parliamo di R3 Corda che avevamo già letta all'interno della lista delle varie nazioni e vediamo che R3 è un fornitore leader di tecnologie e servizi aziendali che consentono la collaborazione digitale diretta nei settori regolamentati in cui la fiducia è fondamentale. Essendo una delle prime aziende a fornire sia l'unica piattaforma DLT privata sicura e scalabile progettata per mercati regolamentati, sia una piattaforma di elaborazione riservata, R3 consente alle istituzioni di realizzare il pieno potenziale di una collaborazione diretta e affidabile. Ovviamente questo è come al solito un messaggio pubblicitario, però di per sé ci fa capire molte cose, cioè le istituzioni si stanno affidando a queste società appositamente per costruire le loro piattaforme. La piattaforma di R3 si chiama Corda e come possiamo andare a leggere è stata creata con le esigenze di istituzioni altamente regolamentate. Corda è una piattaforma blockchain di nuova generazione che offre privacy, scalabilità e sicurezza, rendendola la piattaforma DLT preferita per i servizi finanziari e non solo. Quindi andiamo a vedere un po' di notizie, possiamo notare che IBM collabora, il Nasdaq sta passando alla migrazione su Equinix e HSBC collabora con IBM. Quindi tutte quante queste agenzie si stanno piano piano accentrando tra agenzie e aziende. Quindi adesso passiamo un attimo alle cripto che sono ovviamente collegate. Partiamo dalla cripto che è collegata a Corda e utilità XDC. Il token XDC è il token di utilità sottostante che alimenta la blockchain ibrida di XCFIN. Il token XDC funge da meccanismo di regolamento per le DApp basate su blockchain ibrida XCFIN. Ora, vediamo Xifine che è un'azienda tecnologica blockchain ibrida pronta per le imprese, ottimizzata per il commercio internazionale e la finanza. La rete Xifine è alimentata dalla moneta nativa chiamata XDC, il protocollo XDC è progettato per supportare i contratti intelligenti, 2000 TPS, quindi di conseguenza non male, tempo di transazione di 2 secondi, KYC e masternodes di convalida, la catena XDC, Xifin Digital Contract, utilizza Xifin Delegate Proof of Stake, quindi non male, possiamo dire. Come faccio a saperlo? Per il fatto che R3 annuncia l'ingresso senza ecosistema DeFi. Questo è l'accesso a una rete XDC Xifin per entrare in contatto, quindi è possibile utilizzare una blockchain principale per R3 Corda. La storia dietro la prima valuta digitale di Corda Network, che è XDC, come vi dicevo prima, la prima valuta digitale sulla blockchain Corda, XDC, quindi di conseguenza abbiamo più prove che è così, quindi il collegamento possiamo dire che è piuttosto evidente. Passiamo dunque al progetto Delphi, è un progetto in DLT, il progetto esplora le emissioni di obbligazioni digitali e i relativi processi, l'avevamo detto prima, e Delphi affronterà anche i requisiti legali per tale soluzione, al fine di valutare la compatibilità con il diritto UE e nazionale applicabile. Come parte di questa pietra miliare del progetto, Delphi evidenzierà dove potrebbe essere necessario modificare l'attuale quadro giuridico e per facilitare l'implementazione di una soluzione basata su blockchain. Fornirà una valuta digitale della banca centrale all'ingrosso CBDC che sarà ancorata direttamente all'euro per garantire che il titolo dei titoli e i pagamenti corrispondenti vengano scambiati contemporaneamente.
Bene, ora parliamo di LBcoin. La Banca di Lituania ha rilasciato 24.000 gettoni da collezione creati utilizzando la tecnologia blockchain. Ogni token presenta uno dei 20 firmatari dell'atto di indipendenza della Lituania. I collezionisti avranno la possibilità di collezionare l'intero set. I token sono divisi in 6 categorie, in base alla professione o al campo di attività del firmatario, con 4.000 token assegnati a ciascuno di essi. Come potete notare, i collezionisti possono essere soddisfatti proprio da questo token. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Facciamo un resoconto. In Europa non c'è una linea comune, ma ci sono validi progetti che in alcuni casi sono già operativi. Un attore come R3 porta con sé un interessante agglomerato di società e gruppi come Swift. Inoltre vediamo ancora una volta una nostra conoscenza, Bit in Ucraina. L'Europa, vi sembra un casino? Immaginatevi l'Africa. Però in ogni caso vi ringrazio per avermi ascoltato fino ad ora. So che è stato un video molto lungo e mi dispiace, però comunque alla fin dei conti, come avete visto, le informazioni erano molte. Spero che vi sia utile e di esservi stato di compagnia. Quindi vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata a tutti e buon lavoro.